Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, nel nostro consueto appuntamento del mercoledì con questo formato, in compagnia di Lorenzo Bresciani, un deck builder che ci presenta un archetipo particolare, atipico per il meta attuale. La prima peculiarità che contraddistingue questa build è il suo color pie adottato, quello Abzan, che non vede molto gioco nel formato, non tanto per le lacune presenti in questi colori, anzi piuttosto per la scarsità di leggendarie che si possono adattare al meta 1v1 così reattivo come quello attuale. Eppure, anche grazie a questa particolare leggendaria, ci doteremo di tutta una serie di strumenti preposti a valorizzare al massimo le creature, a dispetto delle interazioni del formato, per una build votata a trarre il massimo profitto dalla loro presenza in campo, ma anche dalla loro infausta morte. Questa volta vi parleremo di Carador, Ghost Chieftain. Siamo di fronte a una delle prime leggendarie presenti in un precostruito, precisamente nell'edizione del 2011, arrivando a proporci delle meccaniche interessanti, a patto di valorizzare al meglio tutto quello che può finire nel cimitero, al momento giusto. Ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 8 mana, 5 generici e 3 specifici, 1 bianco, 1 nero, 1 verde, abbiamo uno spirito centauro con forza 3, costituzione 4 e 2 abilità, di cui una pensata appositamente per ridurre il suo costo di cast. Nella prima abilità abbiamo Carador, Ghost Chieftain, costa un mana generico in meno per essere lanciato per ogni carta creatura nel tuo cimitero. Invece nella seconda c'è, durante ogni tuo turno puoi lanciare una carta creatura dal tuo cimitero. Se da un lato questo generale può ridurre di molto il suo costo di cast se saremo capaci in fretta di riempire il cimitero di creature, dall'altra avremo modo di estendere la nostra mano con lui in campo, potendo castare nuovamente una nostra creatura morta o finita prematuramente nel grave. I vantaggi ottenibili da questo tipo di sinergie sono indubbi e molto potenti, soprattutto se abbinati a tutta una serie di sinergie, molto presenti nel nostro color pie di riferimento, per riportare in vita altre creature, con effetti ETB o LTB, in grado di offrirci dei plus considerevoli. Questo approccio alle partite ci porterà a costruire una build attorno a questo Carador Ghost Chieftain molto diversa da quelle che solitamente vediamo in questo formato, e questo è un bene, per chi vuole qualcosa di diverso dal solito, ma allo stesso tempo solido e divertente da pilotare. Viste le peculiarità del nostro Carador Ghost Chieftain e il focus che ci offre con il cast dal cimitero di una creatura in ogni nostro turno, ci serve farlo entrare in campo presto, sfruttando al massimo la prima abilità, ma non solo, visti anche i colori specifici sempre necessari per il suo ingresso in campo. Per questo motivo adotteremo una serie di accelerini sia sotto forma di creature, con Arboreth, Avacyn Pilgrim, Bird of Paradise, Elf of Deep Shadow e Elvis Mystic, sia con incantesimi come Utopia Sprawl, così da avere anche qualcosa di più solido alle interazioni avversarie per ottenere prima il mana che ci serve. A queste scelte quasi scontate affiancheremo una serie ulteriore di tech, pensate anche per castare a cimitero vuoto il nostro comandante, con Aircraft più incline a sfruttare creature in campo e Zendikar Resurgent per raddoppiare il mana prodotto dalle terre, ma non solo, con un draw engine molto solido, visto che la nostra lista è fondata in buona parte da creature. Ma non basta, per la nostra fame di mana adotteremo anche alcune carte come Sakura Tribelder, Satyr Wayfinder, Solemn Simulacrum, Sylvan Ranger e Wood Elves, che al loro ingresso, o con la loro di partita, ci offrono nuovi land drop, a tutto vantaggio delle sinergie del mazzo e soprattutto del generale. Ciliegina sulla torta, almeno in fatto di creature, è Oracle of Umuldaia, una carta capace di incrementare l'accesso alle nostre terre dalla pila, oltre a donarci una di loro in più in campo, a tutto vantaggio del nostro desiderio di avere più risorse del nostro avversario. Abbiamo anche delle magie che ci aiuteranno ad avere più terra a disposizione, ma non solo, visto che Grizzly Salvage e Life from Velom ci offrono dei modi per riempire il cimitero, alimentando la riduzione del costo di cast del generale, oltre ad avere i colori giusti in campo. Se vogliamo soddisfare la fame di creature di Carador, dobbiamo però sfruttare anche altri elementi, per fortuna, con qualche Sakaulet come Carrion Feeder, carte all'Aristocrat e Vice Arasir, abbiamo anche modo di uccidere da soli quelle utili ai nostri scopi, traendone ulteriori vantaggi. Analogamente, anche terre speciali come High Market e Pyrexian Tower ci propongono un modo per uccidere le creature sacrificabili, ottenendo qualche plus in risposta, così da dare senso anche a carte come i Mana Dork, che magari a partita avanzata risulterebbero poco incisivi. C'è però un altro modo per trarre vantaggio, sempre con le creature, con il loro ingresso o il sacrificio, grazie a Dax Legion Zealot, Elvish Visionary, Fell Stinger, Grim Auraspex, Midnight Reaper, Wall of Blossom e Wall of Omens, che uniscono strumenti di card draw che rendono più solida la nostra azione dandoci ulteriore benzina. A queste scelte affiancheremo 2 carte ottime per incrementare il card advantage, anche grazie al sacrificio di ulteriori bittanti, come Village Rites e Skull Club, quest'ultimo una vera icona di questa lista, visto che in una fetta consistente delle nostre creature ha una costituzione a 1. Sono però altri i nostri veri scopi di conquista, perché grazie a una serie di creature specializzate, Eternal Witness, Karmic Guide, Revelark e Sapphire X Daughter, possiamo innescare le animazioni in sequenza, da abbinare a Sakaulet o altri strumenti di contorno, per generare lupi infiniti in grado di farci vincere.
Anche grazie ad alcuni incantesimi come Pattern of the Birth e Recurring Nightmare, siamo in grado di rianimare pezzi pregiati provenienti dal nostro cimitero, per rendere più solide le nostre ricursioni, che ci potranno garantire la vittoria anche senza passare dalla combat. Tra i vari bersagli, papabili per essere rianimati singolarmente o in sequenza per ottenere dei vantaggi, potranno essere Kitchen Finks, Knight of Avdum o Min Slicer, che ricorreranno a diventare delle risposte o delle ciambelle di salvataggio per i nostri punti vita. E visto che il cimitero per noi è una risorsa, alimentarlo con Stitcher Supplier o controllarlo con Death Ray Shaman sarà un'ottima scelta, anche perché potremo sempre riportarli in auge dal nostro grave, nel caso ne sentissimo il bisogno. In questa sezione annoveriamo 2 carte utili in diversi frangenti: Walking Ballista, con i suoi segnalini, castabile anche a 0 per avere una creatura in più nel grave, e Yosei, Morning Star, che con la sua morte continua può andare a tappare ogni permanente dell'avversario, in un lock da cui non potrà più uscire. Con un comparto creature ricco di opzioni, tutte protese a valorizzare l'ingresso di Carador Ghost Chieftain per trasformare il cimitero in una risorsa, è chiaro che sul fronte delle interazioni ci muoveremo su binari molto diversi dal solito. Visto che buona parte dei nostri loop funzionano grazie a Pattern of the Birth, utilizzeremo 2 creature perfette per estrarlo dal Grimorio, Academy Reactor e Bone Weaver Giant, ottimi strumenti per innescare le combo attorno a questo incantesimo, in particolare gigante con i suoi TB. Per cercare invece delle creature, sfrutteremo, manco a dirlo, altri loro simili, Ranger Captain of Eos e Recruiter of Guard, che funzionano molto bene con buona parte dei nostri enable, perché entrano nelle loro specifiche, senza contare che il Ranger si può sacrificare per spegnere le interazioni del nemico. C'è però uno strumento perfetto che assolve a tutti i compiti e le richieste del mazzo, Birding Pod, un tutore versatile che si offre anche come sack outlet, aggiungendo efficienza e solidità alla nostra azione, soprattutto quando avremo accumulato abbastanza mana per innescare più volte la sua abilità. Annoveriamo poi tra le 99 altri tutori, in alcuni casi anche in grado di recuperare altri tipi di permanenti, Sidisi, Undead Vizier tra le creature e Diabolic Intent, Eldritch Evolution e Green Sanzini tra le magie, massimizzando gli slot a disposizione per avere la massima consistenza per le nostre giocate chiave. Resta ancora spazio per qualche rimozione, con una tech a base creature, Screwman, e un comparto magie variegato, che punta a colpire elementi che possono inibire il nostro game plan, Trap of Decay, Anguish Unmaking, Mythos of Netroy, Wars of Plushers e Vindicate, giusto per non subire inermi qualche lock del nemico. Per punire board affollati di permanenti scomodi utilizzeremo 2 vratte particolari, False Prophet, una creatura che va usata con cautela per non punire troppo le nostre tech, e Pernicious Deed, che risulta più versatile, anche perché non esilia le nostre creature, fungendo in qualche modo anche da enabler per l'ingresso del generale. Resta ancora spazio per uno scartino, Tuxize, utile per proteggere il turno in cui vogliamo chiudere, e Altar of the Mesha, una carta che opportunamente supportata nei nostri loop può fungere anche da chiusura, verso avversari che non hanno modo di sfruttare il suo effetto di automill. Infine, come elemento di contrasto anche facile da tutorare o rianimare, grazie alle sue peculiarità, Grist Vanguard Tide si fa spazio in questa build, in cui tutto assume una luce completamente nuova, e in cui le tenebre dell'oltretomba si fanno spazio tra i tavoli da gioco. Il percorso che ha portato Lorenzo Bresciani a costruire una build basata su Carador Ghost Chieftain parte da molto lontano, più precisamente da Lady H, da cui il Centurion mutua al parco delle carte, in particolare quello delle leggendarie. In quel formato multiplayer il nostro deck builder ha mosso i primi passi con una carta orientata a valorizzare il cimitero, Alesha, Smiles of Death, ma con il tempo si è reso conto che le liste basate su questo generale peccavano di una lacuna troppo importante per un mazzo a 100 carte, l'assenza del colore verde. Quel colore offriva troppo per essere lasciato in panchina, da qui, con l'avvicinamento al Centurion, è stato naturale orientarsi verso questo comandante, che offre tutto il potenziale del nero e del bianco, in quanto a recursioni dal cimitero, a questo colore sempre molto forte nelle sue peculiarità. C'è però un ulteriore easter egg all'interno di tutte le liste del nostro deck builder, un chiaro riferimento all'anima attacco dei giganti, che con combo incentrate sui giganti appunto, come nel caso della combo tra Kiki-Jiki Microbreaker e Sun Titan, nel caso di Alesha, mentre per Carador combo Weaver Giant e Pattern of the Rebirth. In ogni caso un'invasione di ciccioni, con chiari riferimenti alle tematiche del fumetto, insomma un marchio di fabbrica di questo giocatore fuori dai generis, che anche con questo Carador Ghost Chieftain si propone di dominare i tavoli di questo formato 1v1, anche grazie alle interazioni con il cimitero, incredibile risorsa spesso non dombata dai giocatori meno arguti. Con le prerogative offerte da questo Carador Ghost Chieftain per Lorenzo Bresciani è stato facile immaginare diversi piani di gioco, fondati principalmente su combo che si appoggiano alla recursione dal cimitero, innescando effetti di rianimazione e ETB in sequenza. La mente va immediatamente alla combinazione tra Bone Weaver Giant e Pattern of the Rebirth, che ci permetterà di tutorare praticamente tutto quello che ci serve per innescare una delle tante chiusure possibili, con le varie creature presenti nelle 99.
In alternativa con Karmic Guide, Revelark e Saffi e Risk Doctor, abbinata a uno dei nostri sack outlet, potremo costruire un meccanismo di recursione analogo, in un loop infinito di ATB che ci possono portare a vincere praticamente in qualsiasi modo. Se tutte queste opzioni vengono precluse, si può attraverso Yosei, The Morning Star o Mind Slicer impedire che l'avversario ci possa nuocere, in un lock in cui, senza fonti di mana stappate o carte con cui rispondere, sarà in grado di impedire una chiusura per danni da combattimento. Anche Recurring Nightmare concorre a dare consistenza a questo genere di interazione, permettendoci con pochi margini di errore di comporre una delle nostre combo, utilizzando i molti tutori presenti tra le 99, sempre pronti a darci manforte per chiudere i giochi in nostro favore. Un piano di gioco apparentemente complesso e sfaccettato, quello costruito attorno a Carador Ghost Chieftain, ma alla fine, con un po' di pratica, sempre ottenibile, sfruttando l'alto potenziale delle nostre preziose creature. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Carador Ghost Chieftain si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. Tendenzialmente questa build, se non subisce interazioni dirette, è molto favorito. In genere chi non ha il blu avrà sempre molte difficoltà nel contrastare le nostre strategie, che superano piuttosto agevolmente anche le rimozioni puntuali. Il discorso diventa più equilibrato verso i control, che possono contrastarci, ma con giocate accorte e l'abile utilizzo del cimitero, possiamo superare anche questo tipo di matchup, dove sarà messa a dura prova la nostra tenuta mentale. Chiaramente il nostro tallone di Achille riguarda il Grave 8, in particolare Bojuka Bog, carta quasi impossibile da contrastare, vista la sua natura di terra speciale, ma anche in questo frangente non sarà impossibile trovare lo spazio per imporre qualcuna delle nostre chiusure. Insomma, un archetipo molto tattico, in cui Carador Ghost Chieftain è solo uno dei tasselli che compongono il grande mosaico dietro le sinergie proposte dalle carte a disposizione, in un concentrato di resilienza e furbizia da approfondire con pratica e costanza. Sul fronte degli upgrade Lorenzo Bresciani per questo Carador Ghost Chieftain ha davvero tante opzioni papabili a disposizione e in diverse occasioni, anche per rispondere al meta, sperimenta nuove inclusioni, adattando il mazzo alle esigenze del momento. Una carta interessante, anche se non sempre incisiva, è Eleshnor Grand Cenobite, che può risultare un'opzione valida se il meta pullula di archetipi composti da piccole creature, che verranno falcidiate da questo ciccione pirexiano. Altra opzione papabile tra le 99 è Disciple of Bolas, che ci garantisce un buon motore di card draw oltre che di life gain, ma non risulta molto incisiva se il meta pullula di mazzi a base controllo, che puntano a rimuovere con costanza le nostre creature. Infine, come non citare Enlightened Tutor, non presente nella lista proposta in questo video, ma estremamente versatile, visto l'ampio parco di carte che potrebbe essere in grado di tutorare. L'unico problema, come spesso capita, è cosa sacrificare per trovargli un posto tra le 99. Siamo giunti alla conclusione di questo primer, molto articolato. Ringraziamo Lorenzo Bresciani per averci proposto questa build basata su un generale e un color pie, che spesso vengono ignorati ai più, nonostante offrano un ottimo potenziale. Se vi piacciono le recursioni dal cimitero o semplicemente volete un archetipo resiliente e flessibile da giocare, questo Carador Ghost Chieftain potrebbe fare al caso vostro. Richiederà però da parte vostra un'attenta disamina di tutto quello che potrete ottenere, con le 1000 sinergie nascoste tra le sue creature, praticamente immortali. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.